Nel ciclo francescano di Assisi, Giotto rappresenta uno degli episodi più straordinari della vita di San Francesco, l'incontro con il sultano al-Malik al-Kamil durante la Quinta Crociata. La scena mostra Francesco che affronta la prova del fuoco per dimostrare la verità della fede cristiana. Ciò che rende l'opera particolarmente significativa è il tono del racconto. Pur all'interno di una narrazione religiosa, il sultano non viene raffigurato come un barbaro, ma come un sovrano dignitoso e attento. La sua corte appare ordinata, elegante e quasi solenne. In un'epoca segnata da conflitti tra cristiani e musulmani, Giotto introduce una rappresentazione sorprendentemente rispettosa dell'altro. L'opera suggerisce che il Medio Oriente non è soltanto un nemico, ma anche un luogo di confronto e di possibile dialogo. Questo celebre ritratto nasce da un evento storico di grande rilievo, l'invito del sultano ottomano Mehmed II a un artista veneziano presso la sua corte. Bellini realizza un'immagine di straordinaria intensità. Il sovrano appare di profilo con un'espressione assorta e autorevole. L'arco decorativo che lo incornicia richiama il gusto rinascimentale, mentre gli elementi ornamentali evocano il lusso della corte ottomana. L'opera è il frutto di un autentico scambio culturale, non si tratta di una fantasia esotica, ma di un ritratto diretto, nato da un incontro diplomatico e artistico. Mehmed II emerge come figura colta e cosmopolita, protagonista di una civiltà sofisticata. Lyotard, che soggiornò a lungo a Costantinopoli, osservò il mondo ottomano con attenzione e curiosità. In questa raffinata composizione una donna turca è rappresentata con grande precisione nei tessuti, nei gioielli e nelle posture. La scena ha un tono intimo e silenzioso, privo dell'enfasi teatrale che caratterizzerà molti orientalisti nel secolo successivo. Pur inserendosi nel gusto europeo per l'esotico, Lyotard mostra un approccio relativamente sobrio e osservativo. La donna non è un semplice stereotipo, ma una presenza concreta e dignitosa. Con Marilà, il Medio Oriente si manifesta attraverso l'architettura e il fascino delle rovine. La moschea del Cairo appare come un monumento grandioso, sospeso tra storia e decadenza. La luce intensa e l'ampiezza dello spazio evocano un senso di mistero, di lontananza. L'opera riflette la sensibilità romantica che vede nelle rovine il segno del tempo e della fragilità della civiltà. Ma anche qui è utile interrogarsi. Il Medio Oriente è osservato nella sua complessità o trasformato in scenario poetico per il gusto europeo? Delacroix dipinge un interno algerino dopo il suo viaggio in Nord Africa. 3 donne siedono in un ambiente ricco di colori, stoffe e decorazioni. La scena è avvolta da una luce calda e da un'atmosfera di sospensione. Le figure appaiono pensose, lontane da qualsiasi aneddoto. È una delle immagini più celebri dell'orientalismo. L'opera è straordinaria per qualità pittorica, ma costruisce anche una visione del mondo arabo come spazio privato, sensuale e misterioso, profondamente filtrato dallo sguardo occidentale. Gérôme è noto per il suo stile minuzioso e apparentemente realistico. In questa tela cavalieri e cammelli avanzano nel deserto, immersi in un silenzio quasi assoluto. La composizione è rigorosa, la luce nitida, i dettagli accurati. Tuttavia il realismo tecnico non coincide necessariamente con neutralità. La scena propone un'immagine monumentale e senza tempo del mondo arabo che rischia di congelarlo in una dimensione immutabile. Fromentin, pittore e scultore, sviluppa una visione più poetica e meno teatrale del Nord Africa. Le sue figure sono immerse nella luce e nel paesaggio. L'interesse non si concentra sul dettaglio esotico, ma sull'atmosfera e sul rapporto tra uomo e ambiente. L'opera suggerisce un maggiore rispetto per il ritmo e la dignità della vita quotidiana. Pur restando un osservatore esterno, Fromentin si avvicina con sensibilità e misura. Dopo il viaggio in Tunisia, Kandinsky elabora una visione del Medio Oriente basata soprattutto sul colore e sulla semplificazione formale. Le architetture sono ridotte a superfici cromatiche e ritmi compositivi. Il soggetto non viene descritto ma reinterpretato. Il Medio Oriente diventa uno stimolo per superare il naturalismo e avvicinarsi all'astrazione. Nel celebre viaggio in Tunisia con Klee e Moallet,
Macke scopre una nuova intensità cromatica. In questa tela il mercato si dissolve in forme semplificate e colori luminosi, le figure e gli edifici si fondono in una struttura armoniosa. L'esperienza del Medio Oriente non è più un soggetto da raccontare, ma una fonte di rinnovamento artistico. Il colore diventa protagonista assoluto. Paul Klee traduce il ricordo del mondo arabo in una composizione astratta fatta di segni e campiture cromatiche. L'opera evoca ritmo, musica e memoria, più che immagini riconoscibili. Non vediamo il Medio Oriente in modo diretto, ma attraverso una suggestione interiore. È una sintesi poetica in cui l'esperienza del viaggio si trasforma in linguaggio universale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!